Ti è mai capitato di uscire di casa e pensare: "Oddio, ho spento il gas"? Oppure di avere improvvisamente il dubbio di aver lasciato il rubinetto aperto e quindi di tornare indietro a controllare? Dubbi normali, azioni che forse tutti abbiamo fatto almeno una volta, ma adesso immagina se questi pensieri si attaccassero alla tua mente e non ti lasciassero mai, diventando una vera e propria tortura. Ecco, questo è ciò che accade a chi vive il disturbo ossessivo compulsivo, in breve DOC o in inglese OCD. Allora, oggi parleremo di questo e lo faremo in primo luogo cercando di capire cos'è il DOC, cos'è questo disturbo, come potrebbe manifestarsi. E lo faremo tramite una storia, quindi una piccola storia, una breve storia, che ci aiuterà anche nell'analisi del disturbo nelle fasi successive. Ecco, in secondo luogo invece vedremo come nasce, quindi come nasce il DOC, cosa lega un'ossessione a una compulsione, perché queste due cose vanno a braccetto e si ripropongono e ritornano. E in terzo luogo cercheremo di discutere uno strumento, faremo delle riflessioni e discuteremo un paio di strumenti, anzi per cercare, ecco, di gestire questo disturbo magari un po' meglio o iniziare, ecco, a riprendere il comando della nostra vita. Ma attenzione, prima di continuare un piccolo disclaimer: nella vita mi piace posizionarmi e anche raccontare un po' le cose come stanno, ecco, a volte senza troppi fronzoli. Io credo fermamente, purtroppo, che il disturbo ossessivo compulsivo, soprattutto in Italia, sia ancora circondato da tantissimi pregiudizi e anche da tantissima incomprensione. E per questo motivo oggi cercherò di raccontarlo, di narrarlo in modo sincero, in modo profondo e anche diretto, onesto, affrontando anche tematiche sensibili senza vergogna, ecco, come ad esempio aggressività, pensieri inaccettabili, possessione. Ecco, sembrerà strano, ma tutto questo fa parte della sintomatologia del disturbo. E quindi io oggi vi invito a rimanere a guardare questo video, perché comprendere il DOC, comprendere il disturbo, comprenderlo meglio, ci aiuta ad averne meno paura. Quindi, in primo luogo, ecco, per capire questo disturbo e anche per capire come si manifesta, dobbiamo un po' entrare nella mente di chi lo vive veramente ogni giorno. E allora immaginiamo la storia di una ragazza di nome Sofia. Mattino presto, Sofia sta facendo colazione con del latte e cereali, come tutte le mattine, ecco. E osserva, guardando il liquido dentro la tazza, ecco, osserva dei cereali, una parte dei cereali galleggiare, ecco, verso destra, e li sposta pigramente col cucchiaio verso sinistra. Sofia è sovrappensiero, trangugia gli ultimi cereali velocemente e si ferma un attimo. Sta ancora pensando a ciò che è successo settimana scorsa. E poi, stretta al cuore, Sofia viene presa da un attacco d'ansia. Allora velocemente strizza gli occhi, immagina un campo fiorito e sbatte il dito sul tavolo 2 volte. Poi si ferma e pensa: ma aspetta un attimo, non l'ho fatto bene, il dito sul tavolo non l'ho sbattuto bene. Allora riparte, ecco che di nuovo strizza gli occhi, campo fiorito, e sbatte di nuovo il dito sul tavolo 2 volte. Dopodiché si ferma un attimo e pensa: ma aspetta un attimo, ma il campo l'ho immaginato bene? Poi, oddio, mi è sembrato di vedere una goccia di sangue. Oddio, l'ho contaminato, e riparte, strizza gli occhi, campo fiorito, e sbatte di nuovo il dito sul tavolo 2 volte. Stavolta Sofia riesce a calmarsi, si rasserena e si sente al sicuro. Allora finisce di prepararsi ed esce di casa. Piano piano si calma e trova il coraggio di incamminarsi verso il lavoro, dove le mansioni lavorative, le mansioni quotidiane finalmente la distraggono e la sua mente si rasserena. Scende la sera, Sofia torna a casa e si trova in salotto quando improvvisamente avverte una strana sensazione che dal braccio sembra scendere verso lo stomaco. Panico. Ecco, come settimana scorsa. L'ansia sale vertiginosamente. Sofia quasi si trova senza fiato. Sofia era in macchina quel sabato pomeriggio. Aveva appena salutato l'amica con cui aveva pranzato insieme, quando, ecco, mentre guardava l'amica avviarsi, incamminarsi verso la porta di casa, improvvisamente aveva pensato: se in questo momento, ecco, se per sbaglio schiacciassi l'acceleratore, potrei investirla. Dopodiché Sofia, ecco, aveva subito avuto un'immagine in cui si vedeva
si vedeva investire la sua amica con l'auto ed era subito stata presa ovviamente dal panico. Ma perché penso questo? Che mi sta succedendo? Sono pazza? E allora aveva cercato, ecco, di scacciare l'immagine immaginando un qualcos'altro, immaginando un campo di fiori bianchi. Sofia era poi tornata a casa, ma purtroppo la paura e questi pensieri, queste immagini erano rimaste con lei. Era solo un pensiero, non volevo farlo davvero. E se fossi posseduta, se fossi davvero posseduta e non me ne rendessi conto? Ecco, fermiamoci qui. Forse di fronte a questa storia, forse avrai riso, o forse ti sarà salito orrore, angoscia. Beh, sappi che questa spesso è la realtà di chi vive con un DOC, con un disturbo ossessivo compulsivo molto, molto persistente. E io stesso spesso sdrammatizzo un po' con i miei pazienti, mi capita un po' di sdrammatizzare per cercare, ecco, di tirar su il morale, o magari, ecco, loro stessi arrivano in seduta e ridono, ecco, dei loro problemi, perché sanno che questi pensieri, che questi comportamenti la maggior parte delle volte sono assurdi, ma nel momento in cui sono lì e sale l'ansia, sono letteralmente pietrificati dalla paura, si ritrovano schiavi del disturbo, perché il DOC è un problema serio, problema il quale si divide in due parti. Da una parte abbiamo le ossessioni. Ecco, questi sono pensieri, sono impulsi, sono immagini, sono sensazioni non volute, molto interferenti, ripetute, quindi che tornano costantemente a noi, sono molto molto fastidiose le ossessioni, molto disturbanti e anche e soprattutto assolutamente inaccettabili. Di solito sono in contrasto, entrano in contrasto col modo in cui ci vediamo ed è per questo che generano ansia, paura e terrore, e come nella storia. Quindi nella storia vediamo: se adesso, ecco, schiacciassi l'acceleratore, io potrei investire la mia amica, potrei ucciderla. Ed ecco che subito mi arriva l'altra parte del pensiero, ossia: aspetta un attimo, ma io non sono pazzo? Perché sto pensando questa roba? Io non voglio far del male, io non mi vedo così. Ansia, paura, terrore. Ed ecco che il pensiero diventa un'ossessione. Sono pensieri legati a un qualcosa, ecco, che sono pensieri anzi che cozzano col modo in cui noi ci vediamo, col modo in cui noi vogliamo veramente vivere la nostra vita. E possono ovviamente essere su qualsiasi cosa, ma di solito sono attorno a tematiche ricorrenti come l'aggressività, ecco, la violenza, la paura di perdere il controllo. Sono pensieri inaccettabili magari riguardo all'essere posseduto, appunto a far del male agli altri e così via. Poi abbiamo le compulsioni. Le compulsioni sono l'altra faccia della medaglia, ecco, sono delle azioni che noi svolgiamo per cercare di placare l'ossessione, per cercare di spegnere l'ansia che ne deriva. E le compulsioni si dividono in due gruppi. Da una parte abbiamo il gruppo della verifica, ecco, sono più legate al controllo. Mettiamo un esempio, ecco, il classico pensiero, un pensiero che potrebbe diventare ossessivo, ecco: ho spento il gas, e la compulsione che ne deriva, tornare indietro a controllare. Ecco, quindi devo verificare che il gas sia stato chiuso, quindi sono appunto più legate al controllo se l'azione che mi immagino, anzi se il dubbio, ecco, che ho è vero o meno, se è vero o falso. E poi abbiamo il secondo gruppo è quello della restituzione, più legate alla neutralizzazione, il cercare di rimettere a posto un qualcosa che noi riteniamo si sia rotto. È come nella storia. Nella storia, ad esempio, abbiamo questo pensiero, no? Il pensiero: oddio, se adesso per sbaglio schiacciassi l'acceleratore, potrei investire la mia amica. Ecco, e poi subito dopo: oddio, ma perché penso questo? Sono un killer, e quindi la restituzione, la neutralizzazione è il fare delle azioni, poi il crearsi un rito per scacciare via questi pensieri e l'ansia, quindi strizzare gli occhi, immaginare un campo fiorito, quindi sostituire un pensiero con un altro, toccare degli oggetti e così via. Ora potresti dirmi: ecco, ma dottore, ma che stai dicendo, insomma, ma in che modo strizzare gli occhi o sbattere il dito sul tavolo dovrebbe salvarmi, ecco, dall'essere un killer o dall'essere indemoniato? Ma non ha senso alcuno, ma è proprio questo il punto del DOC. È proprio questo, anzi l'assurdo quasi del DOC, una paura eccessiva che genera azioni eccessive. Ecco, che genera delle azioni che in realtà danno un sollievo solo temporaneo. Ora, andiamo al secondo punto, quindi
cerchiamo di comprendere un po' più a fondo da cosa nasce questo benedetto DOC. Ecco, cerchiamo di comprendere un po' meglio. Se avete visto il mio video sui pensieri intrusivi, e se non l'avete visto, anzi, vi invito a recuperarlo, lo trovate in descrizione, comunque lo trovate sul mio canale. Chi ha visto il video ha capito che in realtà tutti abbiamo pensieri intrusivi, ma non per questo tutti sviluppiamo un DOC. Vi sarà sicuramente capitato di ascoltare una musichetta, ecco, un brano così orecchiabile che ti entra in testa e non riesci più a togliertelo, anzi, magari stai guardando un film e sei là tranquillo e ti riparte in testa sto jingle e inizi a ricanticchiartelo quando in realtà devi fare tutt'altro, stai facendo tutt'altro, ecco, in modo anche un po' fastidioso a volte. Questo è un esempio di pensiero intrusivo, ma non per questo diventa un'ossessione. Allora, ecco, dove sta sta differenza? La differenza sta nel fatto che le ossessioni, come detto prima, sono pensieri che noi reputiamo pericolosi. Sono dei pensieri che noi reputiamo pericolosi per il nostro senso di sé e pensiamo che magari potrebbero letteralmente disintegrarci, ecco, potrebbero disintegrarci o reputiamo che dicano un qualcosa di sinistro, un qualcosa di oscuro, una verità oscura su di noi, da cui non potremmo mai più tornare indietro. La canzone, ecco, è frustrante, torna ripetutamente, quindi è fastidiosa sicuramente, ma non la reputiamo come pericolosa. Anzi, se lo facciamo, se la reputiamo come pericolosa, ecco, potrebbe potenzialmente trasformarsi in ossessione. Tutti abbiamo avuto il pensiero magari di spingere qualcuno o magari tutti abbiamo avuto il pensiero di mettere la mano sul fuoco, sopra un fornello magari, per provare a vedere cosa si prova. Ecco, non per forza queste sono diventate ossessioni, ma se iniziamo a pensare, ecco, questo pensiero significa una verità, ecco, oscura su di me e che potrebbe distruggere il modo in cui io mi vedo o la vita che voglio condurre, ecco che potenzialmente potrebbe diventare un'ossessione. Quindi, ricapitoliamo, ecco, il DOC nasce da una errata percezione del pericolo. Ecco, magari ci viene un pensiero e poi ci viene ansia perché lo reputiamo come pericoloso, facciamo un'azione, una compulsione per eliminarlo e poi ritorna. Ma andiamo più a fondo, andiamo all'origine del legame, perché le compulsioni possono nascere in modo del tutto benigno e innocente. Magari ecco ci viene quel pensiero e strizziamo gli occhi e col tempo iniziamo a credere che dobbiamo per forza fare quell'azione per stare meglio. Quindi, ecco, come avrete capito, seguite la logica, il disturbo ossessivo compulsivo è un problema in cui il suo stesso tentativo di risoluzione in realtà ci incastra ancora di più, perché più compulsioni facciamo, più compulsioni attuiamo e più insegniamo al nostro cervello che i nostri pensieri sono pericolosi e più compulsioni faremo, ovviamente. E soprattutto, ecco, quando è che una compulsione è abbastanza? Di solito chi ha il DOC continua queste azioni finché si sente meglio. Ma è come nella storia, quindi io continuo il mio rituale per ben 3 volte, lo ripeto per ben 3 volte finché ritengo di averlo fatto bene e sto meglio. Posso finalmente tirare un respiro di sollievo, ma come avrete ben capito, stare meglio non è proprio un criterio oggettivo. Cioè, non è come dire, ecco, quel telefono, quello smartphone costa, non so i prezzi dei telefoni oggi, 500, 700, 800 euro, forse anche di più, ecco, per l'ultimo modello, quello all'ultimo grido. Non è la stessa cosa. Secondo voi, quante azioni servono per fermare veramente un pensiero? Quindi, ecco, capite bene che non essendoci veramente un criterio oggettivo, queste azioni, queste compulsioni continuano ad aumentare, a trasformarsi ed è come nella storia. Si passa dallo strizzare gli occhi all'immaginare un campo fiorito, fino a sbattere il dito sul tavolo e così via. E in alcuni casi, nei casi più gravi, possono durare delle ore, purtroppo. Quindi per questo diventa un vero e proprio problema serio. È come una macchinetta degli snack in cui all'inizio la bottiglietta d'acqua ti costa pochi centesimi e poi ecco che il prezzo inizia ad aumentare ed è il doppio e poi il triplo e poi ti chiede il quadruplo e poi il quintuplo finché una bottiglietta d'acqua ti viene a costare 25 euro. Però una speranza c'è, perché come avrete capito c'è una logica dietro e questo, ragazzi, in realtà
in ogni problema, ogni disturbo, ogni problema di solito non è un qualcosa di oscuro, di pericoloso come vuole farti credere il 95% dell'internet, ecco. È un pensiero intrusivo o è doc mortale o è una roba mortale, ecco. Ogni problema in realtà ha una sua logica, le sue regole e un suo meccanismo che una volta compreso possiamo iniziare a sciogliere. Quindi cosa facciamo nel doc? Ora, la cultura psicologica pop vuole che, perlomeno sostiene che per affrontare ogni problema bisogna per forza scavare a fondo nel passato. Questo è vero, ma solo in parte, perché non è che ogni volta che mi viene la febbre devo andarmi a prendere l'antibiotico, giusto? Ci saranno casi in cui non mi serve, casi in cui mi servirà. Ed è la stessa cosa nella psicologia. Vi sono casi per cui un'analisi approfondita è fondamentale, altri casi in cui invece forse è un po' più cruciale, ecco, utilizzare delle tecniche specifiche per riconcentrarsi, ecco, nel presente, soprattutto per il doc, che è un problema che letteralmente si mangia il presente. E allora andiamo al terzo punto. Ecco, per guarire, per iniziare perlomeno a guarire, iniziamo ad accarezzare l'idea non tanto che un pensiero sia pericoloso, ma che potresti essere più sensibile al pericolo. Perché tutti abbiamo paura dei germi, ma nel doc questa paura è sproporzionata. No, la paura di contaminarsi, poi di diffondere il virus è sproporzionata rispetto alla realtà e quindi ci fa compiere queste azioni eccessive. Una volta accettato, ecco, che il problema potrebbe essere la sensibilità al pericolo, è importante, ovviamente è cruciale, cercare di ridurre passo passo, gradualmente, le compulsioni. E qui casca l'asino, ecco, perché ovviamente cercare di, anzi chiedere a una persona con un disturbo ossessivo compulsivo di ridurre, eliminare, ecco, le compulsioni è come chiedere a un bambino, ecco, di star fermo. Molto complicato, giustamente, perché ovviamente in quel momento il pericolo sembra reale, la paura sembra reale. E qui ci viene in soccorso la metafora della polizza assicurativa. Allora immagina di aver comprato una polizza immobiliare, anzi la polizza immobiliare perfetta. Ecco, è una polizza che protegge la tua casa dai ladri, la protegge dagli incendi, la protegge da tsunami e terremoti e la protegge persino da un laser alieno che vuole rovinarti il giardino e dagli incantesimi di uno stregone, ecco, che ti fa saltare in aria il muretto così per sdegno. Polizza impeccabile. L'unico problema è che costa 1 milione di euro all'anno. E allora il primo anno forse riesci a pagarla, ecco, ti fai debiti, ecco, con gli strozzini e riesci a pagarla. Il secondo anno devi venderti un rene e il terzo anno, ecco, sei costretto a lavorare costantemente senza fare nient'altro. Quindi, certo, la tua casa è protetta, sei protetto, ma a che costo? Ecco, un costo altissimo, elevatissimo. E nel doc è uguale. Ecco, trasponiamo questo nel doc. Nel doc, appunto, le compulsioni, queste azioni che facciamo spesso hanno un costo altissimo. A causa di questi spesso finiamo per non goderci la vita. Allora, quando siamo in difficoltà, ricordiamoci un po' questa metafora, ecco, questo ragionamento per cercare di iniziare a ridurre le compulsioni e iniziamo magari a ridurle gradualmente da quelle che sembrano un po' più fattibili. Ecco, quindi se abbiamo un rituale, magari iniziamo, ecco, a togliere magari parti del rituale, magari quelle un po' più semplici o quelle che magari all'inizio, se le togli, ti generano meno ansia. All'inizio sarà complicato, ma col tempo ti verrà sempre più facile, soprattutto quando noterai che nella maggior parte dei casi perlomeno non succede nulla, perché ammettiamolo, quante volte succederà nella tua vita di essere colpito da un laser alieno? Poche. Questo per le compulsioni. Per le ossessioni dobbiamo cambiare la relazione con i nostri pensieri, perché questo è uno dei problemi. Nel doc si ritiene che vi siano pensieri giusti e pensieri sbagliati, ma non è proprio così, perché seguite il mio ragionamento. Secondo voi, che pensieri ha un investigatore privato? O che pensieri ha magari una persona, un poliziotto che deve risolvere un omicidio, ecco, o che si occupa di omicidi? Ci siamo capiti, no? Ecco, avrete capito dove sto andando a parare, dove sto cercando di farvi andare a parare. Il fatto che l'investigatore privato abbia
delle immagini cruente, che ricostruisca i pensieri dell'assassino, che abbia immagini di sangue, insomma, non significa minimamente che egli stesso o ella stessa sia un assassino o un'assassina. Non significa niente, perché la verità è che noi non siamo i nostri pensieri. Ed ecco perché per le ossessioni può essere molto utile fare degli esercizi di mindfulness, ecco, in cui ci addestriamo, ci alleniamo a osservare i nostri pensieri come eventi mentali che passano, arrivano, vanno via, senza doverci fare nulla. Ovviamente io capisco che questo è molto più facile a dirsi che a farsi, ma ecco, con la giusta pratica è assolutamente possibile riuscire a gestire compulsioni e ossessioni in maniera migliore e riprendere il controllo, ecco, della tua vita. Per concludere, spero che questo video vi abbia lasciato delle riflessioni interessanti e se vi è piaciuto lasciate un like o un commento. E inoltre colgo anche l'occasione per dirvi che se avete dei problemi, se avete bisogno, soffrite di ansia, depressione o volete magari, ecco, imparare a gestire ossessioni e compulsioni in maniera migliore, io rimango disponibile a una consultazione e trovate il link in descrizione. In ogni caso, ecco, volevo ricordarvi come sempre che la vita è bellissima, ma cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Un saluto e alla prossima!